Assolutamente. Ecco una versione estesa della storia di Neslihan e Burak, mantenendo lo stile, il tono e il formato originali. Ciao a tutti e benvenuti, anzi, bentornati sul nostro canale. Siamo super felici di avervi qui oggi per un nuovo video che, credetemi, è davvero speciale. Sappiamo che amate le storie vere, le confessioni a cuore aperto, quelle che ci fanno sentire più vicini e connessi gli uni agli altri. Ebbene, oggi vi porteremo proprio in quel territorio intimo e sincero. Oggi, infatti, vi racconteremo la storia di Neslihan e Burak, due anime che si sono incontrate sotto il cielo stellato dell'amore stellare. Un nome, un destino? Forse. Ma non voglio anticiparvi troppo. Preparatevi ad ascoltare una storia di passione, di sfide, di risate, di lacrime e, soprattutto, di un amore che ha saputo superare ogni ostacolo. Prima di iniziare, però, vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Cliccate sulla campanellina per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video. Abbiamo in serbo tantissime altre storie da condividere con voi e non vorremmo che ve ne perdiate nemmeno una. E ora, senza ulteriori indugi, immergiamoci nella storia di Neslihan e Burak. Loro si sono conosciuti per caso, durante una vacanza estiva in Turchia. Neslihan, una ragazza di Istanbul con un sorriso contagioso e una passione per la fotografia, e Burak, un giovane architetto di Ankara con uno sguardo profondo e un'anima romantica. Si sono incontrati in un piccolo caffè sul lungomare di Antalya, entrambi attratti dalla bellezza del tramonto. Burak stava schizzando su un quaderno, abbozzando la silhouette di un antico minareto contro il cielo infuocato. Neslihan scattava foto con la sua vecchia macchina fotografica analogica, una Pentax degli anni 70 che aveva ereditato da suo nonno. I loro sguardi si sono incrociati, un sorriso, un timido meraba e il resto, come si suol dire, è storia. Ma che storia? Non era solo un ciao di circostanza. C'era qualcosa di magico nell'aria. Un'elettricità sottile che li avvolgeva. Burak, di solito timido e riservato, sentì l'impulso di alzare lo sguardo dal suo quaderno e parlare con quella ragazza dal sorriso così luminoso. Neslihan, solitamente estroversa e loquace, si sentì stranamente intimidita dallo sguardo intenso di quel giovane. Dopo il meraba, seguì un silenzio imbarazzato, ma breve. Burak, rompendo il ghiaccio, le chiese cosa stesse fotografando. Neslihan, con un sorriso, gli mostrò alcune delle sue foto, catturate durante la giornata, i colori vivaci del mercato locale, i pescatori che rientravano al porto con le loro barche cariche di pesce, i bambini che giocavano sulla spiaggia. Burak rimase colpito dalla capacità di Neslihan di catturare la bellezza nei dettagli più semplici. «Hai un occhio incredibile», le disse sinceramente. Neslihan arrossì leggermente, ma era evidente che apprezzava il complimento. Iniziarono a parlare, e le parole fluirono naturalmente, come se si conoscessero da sempre. Scoprirono di avere una passione comune per l'arte, la musica e i viaggi. Burak le raccontò dei suoi studi di architettura, del suo sogno di progettare edifici che fossero non solo belli, ma anche sostenibili e rispettosi dell'ambiente. Neslihan gli parlò del suo amore per la fotografia, di come attraverso l'obiettivo riuscisse a esprimere le sue emozioni e a raccontare storie. Hanno passato ore a parlare, a condividere le loro passioni, i loro sogni, le loro paure. Neslihan gli ha raccontato del suo amore per la fotografia, di come attraverso l'obiettivo riuscisse a catturare la bellezza del mondo e a trasformare anche i momenti più semplici in ricordi indelebili. Aveva una collezione di album pieni di foto, ognuna con la sua storia da raccontare. Burak le ha parlato della sua passione per l'architettura, di come amasse creare spazi che fossero non solo funzionali, ma anche in grado di ispirare e di migliorare la vita delle persone. Sognava di progettare un ospedale dove i pazienti si sentissero a casa, un museo che celebrasse la storia e la cultura del suo paese, un parco dove le persone potessero riconnettersi con la natura. Hanno scoperto di avere molte cose in comune, ma anche delle differenze che li completavano a vicenda. Neslihan era estroversa e solare, sempre pronta a fare nuove amicizie e a lanciarsi in nuove avventure. Burak, più introverso e riflessivo, preferiva trascorrere il tempo libero leggendo un libro o ascoltando musica. Ma entrambi condividevano un grande senso dell'umorismo, un amore per la natura e una profonda sensibilità. Erano entrambi idealisti, convinti che il mondo potesse essere un posto migliore e che ognuno di loro avesse un ruolo da svolgere per renderlo tale. Quella vacanza è volata via in un batter d'occhio,
ma il loro amore è cresciuto giorno dopo giorno. Ogni mattina si incontravano al caffè sul lungomare, e ogni sera si salutavano con la promessa di rivedersi il giorno successivo. Hanno esplorato insieme e meraviglie di Antalya, visitando le antiche rovine di Aspendos e Perge, nuotando nelle acque cristalline del Mar Mediterraneo, passeggiando tra i profumati aranceti. Hanno riso, hanno scherzato, hanno condiviso segreti e sogni. Si sono promessi di rimanere in contatto, anche se la distanza tra Istanbul e Ankara sembrava un ostacolo insormontabile. Ma l'amore, si sa, non conosce confini. Burak le regalò un piccolo ciondolo a forma di stella, simbolo del loro incontro sotto il cielo stellato di Antalya. Neslihan gli promise che lo avrebbe portato sempre con sé, come un promemoria del loro amore. Hanno iniziato a sentirsi ogni giorno, attraverso lunghe telefonate, messaggi e videochiamate. Si raccontavano le loro giornate, i loro successi, le loro difficoltà. Si sostenevano a vicenda nei momenti difficili e celebravano insieme ogni piccola gioia. Burak prendeva spesso il treno per Istanbul per passare il weekend con Neslihan. Il viaggio durava circa 5 ore, ma per lui non era un problema. L'idea di rivedere Neslihan lo riempiva di gioia e gli faceva dimenticare la fatica del viaggio. Passeggiavano per le vie della città, visitavano musei, gustavano il delizioso cibo turco nei ristorantini nascosti e si perdeva negli occhi l'uno dell'altra. Neslihan, a sua volta, organizzava spesso delle gite ad Ankara per scoprire i tesori nascosti della capitale e per conoscere meglio la famiglia e gli amici di Burak. Sua madre, una donna dolce e premurosa, l'aveva accolta a braccia aperte. Suo padre, un uomo severo ma giusto, aveva apprezzato la sua intelligenza e la sua passione per la fotografia. Ma la distanza, alla lunga, ha iniziato a farsi sentire. Era difficile vivere un amore a metà, senza potersi vedere e toccare quando si voleva. La mancanza dell'altro era un peso costante, un vuoto che nulla sembrava poter colmare. Le telefonate si facevano più brevi, i messaggi meno frequenti. Litigavano spesso, a volte per motivi futili, altre volte per questioni più importanti. La gelosia, l'insicurezza, la paura di perdersi hanno iniziato a minare il loro rapporto. Neslihan si sentiva trascurata da Burak, che sembrava sempre troppo impegnato con il lavoro. Burak si sentiva soffocato dalla possessività di Neslihan, che voleva sapere sempre dove fosse e cosa stesse facendo. Hanno attraversato un periodo molto difficile, durante il quale hanno seriamente pensato di lasciarsi. Sembrava che la distanza avesse avuto la meglio sul loro amore. Una sera, durante una violenta discussione al telefono, Neslihan gli disse che non ce la faceva più, che era stanca di soffrire e che forse era meglio se ognuno andava per la sua strada. Burak non rispose, si limitò a chiudere la telefonata. Neslihan pianse tutta la notte, convinta di aver perso l'amore della sua vita. Ma poi, un giorno, si sono resi conto che non potevano vivere l'uno senza l'altra. Dopo una settimana di silenzio, Burak prese il treno per Istanbul. Arrivò a casa di Neslihan all'alba, con un mazzo di fiori in mano e gli occhi gonfi di sonno. Suonò il campanello, e Neslihan aprì la porta, sorpresa e commossa. Si sono guardati negli occhi e hanno capito che il loro amore era troppo forte per essere spezzato dalla distanza. Si sono abbracciati a lungo, piangendo di gioia. Hanno parlato per ore, confessandosi le loro paure e le loro insicurezze. Si sono resi conto di aver commesso degli errori, di non aver comunicato abbastanza e di aver dato per scontato il loro amore. Hanno deciso di combattere per il loro rapporto, di superare ogni ostacolo e di costruire un futuro insieme. Hanno iniziato a comunicare in modo più aperto e onesto, a esprimere i loro sentimenti senza paura e a cercare soluzioni insieme. Hanno capito che la chiave per far funzionare una relazione a distanza era la fiducia, il rispetto e la comprensione reciproca. Hanno stabilito delle regole, come telefonarsi ogni sera alla stessa ora, mandarsi messaggi durante il giorno e organizzare un incontro almeno una volta al mese. Hanno anche iniziato a fare delle cose insieme a distanza, come guardare un film in contemporanea o leggere lo stesso libro. Burak ha trovato un lavoro a Istanbul, realizzando il sogno di vivere accanto a Neslihan. Aveva ricevuto un'offerta da un prestigioso studio di architettura, specializzato in progetti di riqualificazione urbana. Finalmente potevano stare insieme, tutti i giorni, senza dover più affrontare la frustrazione della distanza. Si sono trasferiti in un piccolo appartamento nel quartiere di Beyoğlu, un quartiere vivace e multiculturale, ricco di storia e di fascino.
L'appartamento era piccolo, ma accogliente, con una vista mozzafiato sul Bosforo. Hanno iniziato una nuova vita insieme, piena di amore, di gioia e di progetti per il futuro. Si sono sposati in una romantica cerimonia sulla spiaggia di Bodrum, con il cielo stellato come testimone del loro amore. Hanno invitato i loro amici e le loro famiglie, e hanno ballato fino all'alba. Il matrimonio è stato un momento indimenticabile, un'occasione per celebrare il loro amore e per ringraziare tutti coloro che li avevano sostenuti durante il loro percorso. Hanno viaggiato in lungo e in largo per la Turchia, scoprendo angoli nascosti e paesaggi mozzafiato. Hanno visitato la Cappadocia, con le sue suggestive formazioni rocciose e i suoi voli in mongolfiera all'alba. Hanno esplorato la costa del Mar Nero, con le sue verdi montagne e i suoi villaggi di pescatori. Hanno assaggiato le specialità culinarie di ogni regione, dai deliziosi kebab di Adana ai gustosi dolci di Gaziantep. Hanno adottato un gatto randagio, che hanno chiamato YLDZ, che significa stella in turco. YLDZ era un gatto affettuoso e giocherellone, che ha portato tanta allegria nella loro casa. Oggi, Neslihan e Burak sono più innamorati che mai. Hanno superato 1000 difficoltà, ma il loro amore è diventato ancora più forte e solido. La loro storia è un esempio di come l'amore possa superare ogni ostacolo, anche la distanza più grande. La loro è una storia di passione, di sacrificio, di coraggio e di speranza. È una storia che ci ricorda che l'amore vero esiste e che vale la pena lottare per esso. La loro casa è sempre piena di amici e di risate. Neslihan continua a scattare foto, immortalando i momenti più belli della loro vita. Burak continua a progettare edifici, cercando di rendere il mondo un posto migliore. E insieme, continuano a sognare e a costruire il loro futuro, un futuro pieno di amore e di felicità. E questa era la storia di Neslihan e Burak, un amore nato sotto il cielo stellato e destinato a brillare per sempre. Spero che questa storia vi sia piaciuta e vi abbia emozionato tanto quanto ha emozionato noi nel raccontarvela. Abbiamo visto come un incontro casuale può trasformarsi in un amore profondo, come la distanza può mettere a dura prova un rapporto, ma anche come la fiducia, la comunicazione e l'impegno reciproco possono superare ogni ostacolo. Abbiamo imparato che l'amore vero esiste e che vale la pena lottare per esso, anche quando le difficoltà sembrano insormontabili. Grazie per averci seguito fino alla fine di questo video. Speriamo che la storia di Neslihan e Burak vi abbia ispirato e vi abbia ricordato che l'amore può nascere nei modi più inaspettati e che, con la giusta dose di impegno e di passione, può durare per sempre. Ora, vogliamo sapere cosa ne pensate voi. Avete mai vissuto una storia d'amore a distanza? Quali sono state le vostre difficoltà e come le avete superate? Lasciateci i vostri commenti qui sotto, saremo felici di leggerli e di rispondere alle vostre domande. E non dimenticate di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per noi e ci aiuta a crescere e a creare sempre nuovi contenuti per voi. Quindi, cliccate sul pulsante mi piace, condividete questo video con tutti i vostri contatti e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video. A presto e grazie ancora per essere stati con noi. Un abbraccio!